Hikikomori, termine originario del Giappone, è una parola che si riferisce a un problema sociale che è in rapida crescita e che ha colpito migliaia di individui, soprattutto dopo la pandemia del Covid. In questo video scopriremo cosa si cela dietro questo stile di vita ed esploreremo i motivi per cui alcune persone scelgono di ritirarsi completamente dalla società. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jacopo, studente e appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. Il termine Hikikomori si riferisce a una sindrome osservata in Giappone, Taiwan e Corea del Sud, nel quale un individuo, il più delle volte un ragazzo, adolescente, o un uomo nella prima età adulta, si chiude in una stanza per un periodo di 6 mesi o più e non socializza con nessuno al di fuori di quella stanza. I giovani Hikikomori possono manifestare il loro disagio in vari modi: stare in casa tutto il giorno, oppure uscire solo quando sono sicuri di non incontrare conoscenti, o addirittura vagare senza meta tutto il giorno facendo credere di essere andati a scuola. Gli Hikikomori mantengono le relazioni esterne al minimo e gli unici contatti che sviluppano sono attraverso l'uso di internet. Le indagini ufficiali condotte finora dal governo giapponese hanno identificato oltre 1 milione di casi, con una grandissima incidenza anche nella fascia di popolazione over 40. In Italia, soprattutto a seguito della pandemia che ha estremizzato il problema, l'attenzione nei confronti del fenomeno sta aumentando. Nel nostro paese non ci sono ancora dati ufficiali, ma si stima ci siano circa 100.000 casi. Ma quali sono le cause che portano poi a questa condizione? Le cause che portano a questa condizione sono diverse. Innanzitutto è possibile che ci siano cause di tipo caratteriale. I ragazzi Hikikomori, infatti, spesso sono ragazzi intelligenti, ma molto sensibili e inibiti socialmente. Questo porta a una notevole difficoltà nell'instaurare relazioni soddisfacenti, così come nell'affrontare le difficoltà e le delusioni che la vita mette loro davanti. Potrebbero però essere coinvolte anche cause familiari. L'assenza del padre, condizione tipica nei paesi orientali, e l'eccessivo attaccamento con la figura materna potrebbero essere due cause che portano allo sviluppo di questa condizione. I genitori spesso hanno difficoltà a relazionarsi con il proprio figlio, il quale rifiuta qualsiasi tipo di aiuto. Alla base di questa condizione potrebbero essere coinvolte anche difficoltà scolastiche. Il rifiuto della scuola, infatti, è uno dei campanelli di allarme più importanti per lo sviluppo di questa sindrome. Il rifiuto dell'ambiente scolastico potrebbe dipendere da un passato di bullismo che porta il ragazzo a vivere l'ambiente scolastico come eccessivamente ostile. Infine, un ruolo nello sviluppo di questa condizione potrebbe riguardare la sfera sociale. Gli Hikikomori, infatti, hanno una visione molto negativa della società e soffrono particolarmente la pressione che la società muove nei loro confronti circa la loro realizzazione. In generale, la percezione che un giovane Hikikomori ha è quella di non riuscire a rispondere a tutte le richieste della famiglia e del mondo esterno, con l'impossibilità poi di gestire la pressione sociale e il confronto con il mondo esterno. Ma quali sono i campanelli di allarme che possono segnalare un possibile sviluppo di questa condizione? I principali campanelli d'allarme degli Hikikomori, a cui le famiglie dovrebbero prestare attenzione, sono diversi. Inizialmente si assiste a un rifiuto per le attività che non riguardano la scuola, come le uscite con gli amici o il fare sport. A seguito di questi fatti, poi, il giovane tende a rifiutare anche le attività scolastiche, fino al lento e progressivo ritiro sociale completo. A questa condizione spesso si associa anche una dipendenza da internet. Tuttavia, come suggerito dalla letteratura di riferimento, questa non è da considerarsi come una causa, ma piuttosto come una conseguenza del ritiro sociale. In letteratura poi troviamo 3 stadi degli Hikikomori. Vediamoli ora nel dettaglio. Nel primo stadio, il giovane comincia a sentire la necessità di ritirarsi socialmente, senza però elaborarlo coscientemente. Nelle relazioni con gli altri prova malessere e sente di star bene nelle occasioni in cui è da solo. In questa fase però l'Hikikomori cerca di risolvere questa situazione. Continua a mantenere le attività sociali che richiedono un contatto con gli altri, nonostante il malessere che questo provochi in lui. Spesso poi in questa fase si assiste a un aumento delle interazioni virtuali online che vengono preferite rispetto a quelle dal vivo. Questo stadio si caratterizza quindi con comportamenti come il rifiuto di andare a scuola, accompagnato spesso da scuse di qualsiasi genere, il progressivo abbandono di quelle attività che richiedono un contatto con il mondo esterno, una graduale inversione del ritmo sonno-veglia e la preferenza per le attività solitarie. Nel secondo stadio, l'Hikikomori inizia ad elaborare coscientemente la pulsione all'isolamento, arrivando ad attribuirla ad alcune relazioni o situazioni sociali. In questa fase viene completamente invertito il ritmo sonno-veglia, vengono rifiutate tutte le proposte di uscita da parte degli amici, la scuola viene abbandonata e l'Hikikomori trascorre gran parte del suo tempo all'interno della propria camera, dedicandosi ad attività solitarie. I contatti sociali con il mondo esterno si limitano a contatti di tipo virtuale e il rapporto con i genitori è spesso di tipo conflittuale. Nel terzo ed ultimo stadio, l'Hikikomori decide di abbandonarsi completamente alla pulsione di isolamento sociale,
allontanandosi progressivamente anche dai genitori e dalle relazioni sviluppate attraverso internet. Anche queste ultime, infatti, diventano fonte di malessere come le relazioni sociali canoniche. L'hikikomori a questo punto sprofonda in un isolamento pressoché totale, esponendosi a un grande rischio di sviluppare psicopatologie, soprattutto di natura depressiva e paranoide. È bene precisare comunque che queste fasi non sono statiche, ma dinamiche. Può capitare infatti che la persona che soffre di questa condizione passi da una fase all'altra nel corso della sua vita. Fondamentale comunque resta la prevenzione. Una volta che un hikikomori ha raggiunto il terzo stadio, riportare alla vita sociale è un processo lungo e molto difficile. È importante quindi intervenire il prima possibile, quando il giovane mostra le prime difficoltà che abbiamo visto configurare il primo stadio. I genitori in questa fase dovrebbero cercare di aumentare i momenti di comunicazione con il figlio, provando a indagare quali siano le cause più profonde e intime che provocano la condizione di isolamento. Se i genitori si dovessero accorgere però che la situazione sta peggiorando, è necessario a quel punto contattare al più presto un professionista prima che la situazione peggiori drasticamente. A tal proposito segnalo l'associazione Hikikomori Italia per chiunque pensi di averne bisogno o è a conoscenza di situazioni che potrebbero necessitare di un aiuto esterno. Vi lascio il link dell'associazione in descrizione, dove potete trovare le informazioni, i contatti e molte cose utili. Per quanto riguarda le conseguenze sulla salute, dall'isolamento prolungato si possono innescare una serie di problematiche che riguardano moltissimi aspetti della salute. Oltre ad aumentare il rischio di depressione, l'impatto di questa sindrome può coinvolgere negativamente l'alimentazione e l'attività fisica, oltre che l'igiene personale. Spesso infatti questi aspetti sono completamente trascurati da chi vive una condizione di hikikomori. L'alterazione del ritmo sonno-veglia, così come il rischio di sviluppare dipendenze o di procurarsi del male, sono fatti da tenere in considerazione. I soggetti hikikomori infatti odiano la propria vita, condannata ad un circolo vizioso. Inizialmente non escono più a causa dell'ansia sociale, ma successivamente si insinua l'ansia del tempo perso, accompagnata dalla sensazione di non poter più fare nulla per rimediare alla loro vita, ormai compromessa. Inoltre perdono contatto con la realtà, aumenta quindi il rischio di sperimentare disturbi dissociativi o ossessivo-compulsivi. Ma allora quali sono le soluzioni a questo problema? Nonostante coloro che soffrono di questa condizione siano molto restii nel farsi aiutare, c'è sempre una via di uscita. È importante innanzitutto un lavoro sui genitori. Essi devono creare una relazione positiva con il giovane per fare in modo che questi accetti di farsi aiutare. I genitori inoltre dovrebbero evitare comportamenti coercitivi come staccare internet, usare la forza per evitare che il figlio si chiuda in camera. Spesso l'intervento del professionista inizia online con i genitori e se il giovane collabora anche con lui. Oltre al sostegno psicologico è necessario, nei casi più severi, anche un supporto psichiatrico. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se conoscete qualcuno che vive una situazione analoga, se è riuscito a superarla e come è riuscito a superarla. Cari amici, questo video termina qui, spero sia stato di vostro gradimento. Vi invito a iscrivervi al canale per non perdere le prossime uscite, di lasciare un like e di iscrivermi qua sotto nei commenti, informazioni, commenti, domande e vi risponderò il prima possibile. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao!